La vita ha perso il suo colore e sei caduto nell'apatia? Che c'è di meglio di Yui per ritrovare i propri colori? A volte la vita perde il suo colore, ti ritrovi in un mondo grigio e triste e non hai voglia di fare niente. A volte succede in seguito ad un evento e a volte succede così, un po' a caso. Ma in ogni caso sembra impossibile ritrovare la forza e l'energia, tutto sembra sempre troppo faticoso. Questa è l'impressione, lo so che è questo che si prova, però guarda Yui, è un gioco semplice e intuitivo. Dovrai affrontare un percorso e superare i vari ostacoli, però man mano riuscirai a ritrovare tutti i colori, fino ad avere di nuovo l'intero spettro. Quindi, quello che dobbiamo fare è impegnarci a ritrovare quei colori. A volte è capitato anche a me, un po' come tutti, di avere dei periodi in cui mi sento apatica e in cui non ho voglia di fare niente. E ogni volta, guidata dal mio forte spirito razionale, cerco di capirne il motivo. Mi metto lì, mi sforzo e cerco di venirne a capo di questo problema. Poi ho capito che è inutile. Cioè, non inutile in generale, ma inutile ora. Quando sei apatico non ragioni lucidamente, ma ragioni sulla base della tua apatia. Hai zero energia e quindi vedi tutto il mondo sotto una luce molto pessimistica. Proprio per questo motivo pensare in questo momento è controproducente. Quindi semplicemente smettiamo di pensare e agiamo. Questo è proprio quello che fa in Yui. All'inizio del gioco tua madre ti parla di questo anello che lei aveva costruito per permettere alle persone di vedere i colori in un mondo altrimenti grigio. Questo anello è stato distrutto e tu devi ritrovarlo. Bah, ok, andiamo avanti e vediamo che succede. È troppo presto adesso per fare delle congetture e cercare di capire la storia, no? Quindi, bypassa riflessioni e ragionamenti e buttati, inizia a giocare, inizia ad agire subito. Fai qualcosa di fisico che ti richiede zero impegno mentale. Qualcosa di molto semplice perché chiaramente sei apatico e quindi non avrai nemmeno voglia di fare niente. Quindi bisogna anche un pochino aiutare la motivazione. Cosa che sarà totalmente assente in questo momento. Allora, quello che ti consiglio di fare è di puntare su una motivazione estrinseca, ossia che viene dall'esterno. L'unico gesto che ti chiedo attivamente di fare è sì di restare lì sul tuo divano tranquillo a pensare a nulla, ma di portarti accanto a te una bottiglia d'acqua e di bere. Poi le cose verranno da sé, quando prima o poi dovrai andare in bagno. Quindi insomma, prima o poi ti dovrai alzare e non dovrai farlo con uno sforzo mentale, ma bensì per un bisogno fisico. Nel momento in cui ti alzi, fai delle piccole deviazioni e sfrutta quei momenti. Magari prendi una boccata d'aria, oppure lavati la faccia. O meglio ancora, riempi il lavandino di acqua fredda e immergici la faccia. Lo so che sembra stupido, però in realtà l'impatto con l'acqua fredda ti abbassa immediatamente lo stress e l'ansia e ti dà subito una carica di energia. Solo con questo semplice gesto riuscirai a rompere un po' quel velo grigio che ti avvolgeva e riuscirai a intravedere il tuo primo colore. E ora che hai trovato il tuo primo colore, avrai già molta più capacità di movimento e avrai quindi iniziato a capire le meccaniche del gioco. Ora puoi iniziare a vedere la tua vita come un puzzle game. Quindi, come in ogni puzzle, all'inizio ti basteranno dei semplici gesti per riuscire a venire a capo del rompicapo. Poi man mano le cose si complicheranno e avrai bisogno di fare sempre un passettino in più, però la cosa è sempre graduale. E poi, più andrai avanti e più avrai colori, quindi è vero che il gioco si complica, ma anche le tue abilità aumentano. Più colori uguale più libertà e più soddisfazione. Capita spesso però che nei puzzle ad un certo punto ti scontri con una schermata di gioco particolarmente difficile, dove proprio non riesci a venirne a capo. Sono quelle giornate in cui davvero non hai voglia di fare nulla, vuoi solo dormire, metterti lì sul divano e aspettare che la giornata finisca. Il problema qui è che non riesci a trovare il tuo percorso e quindi dopo un po' ti stanchi di farlo. In questi casi la cosa migliore da fare è un cambio di prospettiva. Quando non riesci a risolvere un problema, continuare a guardarlo sempre dalla stessa prospettiva non ti aiuterà affatto. Quello che devi fare per riuscire a risolverlo è appunto cambiare la prospettiva, cercare di vederlo da un modo diverso, da un punto di vista diverso. Nella vita reale ci sono varie cose che puoi fare per cambiare la tua prospettiva e adesso ti faccio qualche esempio. Una delle cose più semplici da fare è parlare con uno sconosciuto. Infatti, parlare sempre con le stesse persone tutti i giorni ci porta ad avere sempre lo stesso tipo di conversazione. Puoi spezzare questa routine parlando con una persona a caso. Puoi prendere e fermarla per strada o anche più semplicemente vai al bar e chiacchieri col barista, vai al supermercato e chiacchieri con la cassiera e cose del genere.
Questo ti aiuta a trovare qualche stimolo proprio da chi hai intorno. Però capisco che non sia per tutti. Quindi una cosa ancora più semplice è semplicemente il cambiare il tuo percorso abituale. Vai tutti i giorni al lavoro in macchina e prendi la stessa strada? Vai tutti i giorni a scuola e dall'autobus fino alla scuola prendi sempre la stessa strada? Prendi e fanne un'altra. Magari al ritorno così sei tranquillo e non hai l'ansia di arrivare in ritardo. Puoi anche fermarti lungo la strada, in un posto che ti attira particolarmente. Insomma, fai un nuovo percorso e questo ti aiuterà ad avere nuovi stimoli. Un'altra cosa molto simile che puoi fare è proprio quella di visitare un altro posto, quindi prendere e andare da qualche parte, in un posto che non hai mai visto. Oppure potresti anche scrivere o registrare un video, insomma scegli un argomento e scrivici un trattato, racconta una storia, fai un articolo. Puoi anche scrivere o parlare a ruota libera davanti a una videocamera, basta che tu lo faccia per almeno una decina di minuti. Tutte queste nuove attività ti aiutano ad inserire delle incognite nella tua vita e quindi ti spingono a sperimentare e di conseguenza ti aiutano ad avere una prospettiva diversa sulle cose. E solo dopo che hai fatto tutto questo puoi iniziare a ragionare, a cercare di capire qual è stata la causa della tua apatia, in modo da riuscire ad evitarla in un futuro. Quindi inizia ad indagare sulla tua vita, cerca di scoprire qual è il colore che stona. Magari stai assecondando troppo le scelte degli altri e poco quelle che faresti tu stesso. O magari continui a paragonare la tua vita a quella degli altri, non tenendo presente che ognuno ha il suo percorso personale. O magari vedi troppo le cose in maniera negativa. Magari ti focalizzi troppo sui problemi e poco sulle soluzioni e questo continua ad appesantirti. Insomma, ci sono tante motivazioni per cui potresti essere caduto nell'apatia. Però l'importante è uscirne e poi scoprirne la causa. Quindi smetti di vivere nella negatività, nella pigrizia e nelle scelte comode. Smetti di accontentarti e prendi in mano la tua vita riempiendola di colori. Provaci e fammi sapere com'è andata. E se vuoi rimanere in contatto con me o conoscermi meglio, in descrizione trovi il link dei miei blog e dei miei social network. Noi ci vediamo tra 2 settimane, sempre di mercoledì. Quindi ricordati di iscriverti al canale e attivare le notifiche, in modo da non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni. P.S. You cannot always control what happens to you, but you can choose how you see it.